Dove vado? Allontanati dalla contea. Va al villaggio di Brea. Brea. Tu cosa farai? Io ti aspetterò. Alla locanda del puledro impennato. Questo è l'inizio nei film di Peter Jackson di una delle mie parti preferite del Signore degli Anelli, sia quando l'ho letta nel libro sia quando l'ho vista nei film, ovvero la fuga di Frodo dalla contea, che è una parte decisamente ansiogena e che è costruita così bene che penso riesca a impostare subito il tono per l'intera storia e la fa funzionare poi a meraviglia. In questo video prima la ripercorrerò rapidamente per come viene messa in scena nel film di Jackson, che penso sia la versione più conosciuta. Poi la vedremo anche per come era nel film animato diretto da Ralph Bakshi, che ha ispirato direttamente quello di Jackson. E alla fine vedremo la versione originale completa di Tolkien, di cui sicuramente in tanti conoscete alcuni pezzi famosi come quello con Tom Bombadil, ma in pochi si ricordano tantissimi altri dettagli. Direi che possiamo fuggire subito insieme agli Hobbit dalla contea inseguiti dai Nazgûl. Nel film di Jackson la fuga inizia in modo molto improvviso, subito dopo che Gandalf ha rivelato a Frodo la vera natura dell'anello a casa Baggins. Frodo comincia a fare i bagagli in fretta e furia, mentre Gandalf gli dice di andare a Brea al puledro impennato. Lui lo aspetterà lì e gli dice anche di non usare il cognome Baggins, ma di usare il finto cognome Sottocolle. Mentre Frodo sta per partire sentono un rumore sospetto e scoprono Sam che stava origliando dalla finestra di casa Baggins. Sam ha sentito troppo della storia dell'anello, ma Gandalf invece che punirlo decide di fargli accompagnare Frodo nella sua fuga dalla contea. Nella scena successiva Gandalf stesso accompagna per un breve tratto Frodo e Sam e poi li saluta dicendo che andrà a chiedere consiglio a Saruman, che è il capo del suo ordine. Ovviamente mette in guardia Frodo dall'usare le strade, che possono essere sorvegliate. Una volta che sono rimasti da soli, Frodo e Sam si incamminano e raggiungono pure il punto più lontano dalla casa di Sam in cui lui abbia mai messo piede. Quando supereranno questo punto inizierà anche simbolicamente il viaggio degli eroi in un mondo sconosciuto e pericoloso. Poi vediamo che Frodo e Sam si preparano il pranzo e ancora è tutto tranquillo. Sentono il canto degli elfi che stanno per lasciare la terra di mezzo e vanno a guardarli. Quella notte Sam fatica a prendere sonno perché non è abituato a dormire scomodo fuori da casa sua. E questa scena già imposta il tema della nostalgia di casa, che poi sarà sviluppato per tutta la trilogia, proprio e soprattutto durante il viaggio di Frodo e Sam. Intanto noi vediamo la sagoma di un cavaliere nero che si affaccia sulla contea e che comincia a rendere il tutto molto più minaccioso. Poi si uniscono al viaggio per caso anche Merry e Pipino. Loro stavano derubando i raccolti del vecchio Maggot e in quel momento si imbattono in Frodo e Sam. Mentre scappano per non farsi prendere dal vecchio Maggot, cadono da un dirupo e questo è il confine definitivo che segna l'uscita del gruppo dalla sicurezza di casa loro. Infatti la scena inizia come comica con battute di Merry e Pipino e con l'interesse del gruppo per aver trovato dei funghi da cogliere. Ma quasi subito Frodo percepisce un pericolo sulla strada e urla al gruppo di nascondersi. Infatti subito dopo arriva un cavaliere nero che si mette a annusare esattamente da sopra alle radici dove loro stanno nascosti in una delle scene più famose e memorabili dei film. L'arrivo del cavaliere porta con sé anche dei piacevoli millepiedi e ragni mentre la tensione sale alle stelle. Frodo sta per mettersi l'anello e quindi sta per farsi catturare subito dal cavaliere, ma Sam lo ferma e Merry lancia un oggetto che fa rumore e che attira il cavaliere da un'altra parte. A questo punto Frodo realizza chiaramente che la sua fuga è molto più pericolosa e terrificante di quanto pensasse. Infatti la scena dopo è tutta una corsa notturna nella foresta fino al traghetto di Bacburgo. I Nazgûl in questo scenario notturno sono una minaccia che mette sempre più inquietudine a ogni inquadratura, finché gli Hobbit non capitano direttamente davanti a un cavaliere. Qui Peter Jackson alza ancora la tensione con la corsa degli Hobbit per salire a bordo del traghetto. Frodo rimane indietro e riesce a saltarci solo per un soffio prima che il Nazgûl lo raggiunga. Il cavaliere torna indietro ma si unisce a altri cavalieri come lui che fanno intuire che l'entità della minaccia è molto più grande. Gli Hobbit riescono ad arrivare a Brea che Jackson rappresenta di notte immersa nella pioggia.
L'atmosfera della città non è per niente rassicurante, la porta a un guardiano che già parla di strane persone che si sono viste in giro. La cittadina poi sembra popolata anche di persone poco raccomandabili e c'è un cameo dello stesso Peter Jackson che mangia una carota. Al puledro impennato gli hobbit scoprono dal locandiere Morzo Cactaceo che Gandalf non è arrivato e questo mette Frodo in uno stato ancora più grande di agitazione. Gli hobbit provano a ragionare sul da farsi mentre la locanda sembra chiaramente piena di personaggi sospetti e di potenziali spie. Sam si focalizza su un uomo che sta seduto in un angolo che gli sembra sospetto e Frodo chiede al locandiere chi sia. Scoprono che viene chiamato Gran Passo, ma ovviamente stanno sospettando per errore di quello che sarà poi il loro unico alleato. Ma il film è eccezionale nel farci credere all'inizio che sia qualcuno di pericoloso per loro. E se uno non sa prima chi è Gran Passo rischia di cascarci subito. Pipino non capisce molto la situazione, si mette a bere e rompe la copertura di Frodo visto che dice a tutti a alta voce che in realtà lui è un Baggins e non un sottocolle. Frodo appena se ne accorge va a cercare di zittirlo ma scivola e l'anello gli si infila per caso al dito. È una cosa che funziona bene a schermo ma direi che non è molto realistica logicamente. Così Frodo comunque scompare nel mezzo della locanda e attira l'attenzione sia di tutti i presenti sia peggio dei Nazgûl. E c'è pure l'occhio di Sauron in una visione che si accorge di lui. A quel punto Gran Passo, cioè Aragorn, deve prendere in mano la situazione e decide di proteggere gli Hobbit. All'inizio loro non si fidano ma quasi subito devono cambiare idea perché lui dice che i cavalieri stanno arrivando. Infatti nella scena dopo i cavalieri arrivano a Brea direttamente abbattendo la porta e schiacciandoci sotto il guardiano. Poi entrano al puledro impennato mentre Cactaceo sta nascosto terrorizzato. Con il montaggio Peter Jackson è bravissimo a farci credere che i cavalieri stiano per accoltellare gli Hobbit nella loro camera. Ma poi scopriamo che hanno accoltellato dei cuscini e che gli Hobbit sono salvi con Aragorn in una stanza dall'altra parte della strada. Aragorn spiega agli Hobbit chi sono i Nazgûl e i Nazgûl lasciano Brea dopo essere stati ingannati. Certo avrebbero potuto darsi da fare un po' di più per trovare il loro obiettivo, ma dopo vedremo che effettivamente questa scena era abbastanza diversa nel libro. La parte della fuga di Frodo nel film finisce con Aragorn e gli Hobbit che lasciano Brea la mattina dopo e poi andranno con lui in direzione di Colle Vento. A Colle Vento c'è un'ultima scena importante perché qui Aragorn dà agli Hobbit 4 spade corte per difendersi. Per me questa parte è in generale una delle più belle sequenze di cinema che ho mai visto, è perfetta da quasi tutti i punti di vista, ritmo, tensione, la rivedrei 1000 volte. Però c'è da dire che Jackson non aveva inventato direttamente lui tutta questa sequenza, ma si era ispirato per alcune cose al Signore degli Anelli di Ralph Bakshi del 1978. Quindi adesso vedremo pure com'è la fuga di Frodo qui prima di andare a confrontarla con la versione del libro. Puoi imparare quanto c'è da sapere sulle loro usanze in un mese, eppure dopo 100 anni riescono ancora a sorprenderti. La sequenza di Bakshi dura più o meno come quella di Jackson, cioè sui 20 minuti, ma ha molta meno tensione e meno azione. Anche perché, bisogna dirlo, sarebbe stato più costoso e più difficile animare tante scene d'azione. Comincia ugualmente con le raccomandazioni di Gandalf per Frodo di lasciare la contea, anche se qui sembra un piano più elaborato e non avviene tutto di fretta. Stanno all'aperto quando ne parlano e non a casa Baggins. Sam è semplicemente nascosto dietro a un cespuglio qui, ma per il resto è tutto molto simile. In questo caso però è Gandalf stesso a consigliare di portare con loro Merry e Pipino, e non si imbattono in Merry e Pipino per caso. Infatti il viaggio comincia subito con loro che qui già sanno anche abbastanza dell'anello. E nella versione di Bakshi gli Hobbit hanno già con loro anche il pony Bill. Pure qui tutto è spensierato finché Frodo non consiglia di togliersi dalla strada. Allora arriva un cavaliere nero. Qui è vestito di marrone, quindi non è tanto un cavaliere nero, anche se possibile è pure più inquietante che nei film di Jackson. Cammina come se fosse zoppo e sembra molto meno umano che nel film di Jackson. La scena comunque è quasi identica anche nelle inquadrature a quella di Jackson e lui si è ispirato chiaramente a questa di Bakshi. E ha fatto bene perché è diventata veramente una scena indimenticabile. Qui comunque il cavaliere se ne va per conto suo senza diversivi creati dagli Hobbit.
Stranamente gli Hobbit poi si incamminano per Brea abbastanza tranquilli, come se qui non avessero capito la vera minaccia che il cavaliere rappresenta. Pure Brea in generale è molto meno minacciosa, sembra un qualche villaggio nordico uscito da un film natalizio. Al puledro impennato gli Hobbit bevono, ma non ci sono tanti personaggi strani come nel film di Peter Jackson. Ci sono 3 spie che troveremo dopo anche nel libro, ma si vedono solo in pochissime inquadrature, se uno non conosce il libro neanche capisce chi sono. L'unico che spicca è solo Gran Passo, che comunque ha ispirato sicuramente la comparsa di Gran Passo nel film di Jackson. Qui è direttamente il locandiere a presentare Frodo agli altri avventori e gli chiede di cantare una canzone della contea. Frodo decide di farlo senza valutare però bene i rischi di esporsi in quel modo e sale addirittura sul tavolo per cantare. Intanto Merry è uscito dalla locanda e si è imbattuto in 2 cavalieri neri. Loro lo fanno solo svenire con il loro alito nero, che è tipo un fumo blu in questo film, però non gli fanno altro. Intanto nella locanda Frodo inciampa, qui però mentre stava ballando sul tavolo, e scompare di colpo pure qui, anche se non vediamo come si sia messo l'anello. Gli avventori sono più spaventati che incuriositi da quell'avvenimento e se ne vanno dalla locanda, con Cartaceo che si lamenta del fatto che Frodo abbia fatto andare via gli avventori. Quando vanno nella camera, gli Hobbit qui ci trovano già dentro Gran Passo, che non si sa perché in questo film ricorda pure un Pelle Rossa. Qui Aragorn ci mette molto di più a convincere gli Hobbit di essere dalla loro parte, e gli Hobbit si convincono soprattutto perché torna Merry che racconta di aver incontrato i 2 cavalieri neri, e quindi senza dubbio hanno bisogno di un qualche aiuto. Qui Gran Passo consiglia di andare a Gran Burrone, rivela di essere Aragorn e fa vedere la spada spezzata a Narsil, che può essere una prova ulteriore della sua buona fede, visto che sembra che gli Hobbit abbiano un'idea di che cosa significhi. Qui i Nazgûl arrivano a Brea all'alba e non di notte, però poi il resto è abbastanza simile al film di Jackson, ma sempre meno concitato. La scena dei letti è quasi identica pure questa a quella di Jackson, anche nelle inquadrature. Evidentemente Jackson si è ispirato a Bakshi pure per questa scena. Aragorn e gli Hobbit qui sono in una stanza sotto alla camera e non davanti. I Nazgûl poi se ne vanno da Brea e gli Hobbit vanno con Aragorn verso Colle Vento come nel film di Jackson. Pure qui, anche se il ritmo è diverso e c'è meno azione, anche perché è un film animato più vecchio, questa parte è comunque una delle sequenze migliori del film. A questo punto direi che deve essere molto buona anche nel libro di Tolkien, quindi adesso vi racconterò la versione completa, confrontandola pure con le scelte di Bakshi e di Jackson. E vedremo le cose che sono uguali, le differenze e alla fine anche i pregi e i difetti delle varie soluzioni. Un anello per trovarli, un anello per ghermirli e nell'oscurità incatenarli. Penso che chi è arrivato fin qui e ancora non si è iscritto al canale rischia di essere inseguito dai Cavalieri Neri, sicuramente li manderò a cercarlo. E se gli amici sono buoni per fuggire dalla contea, sicuramente sono buoni anche per consigliargli dei video come questo. Insomma, nel libro la fuga di Frodo dalla contea dura per circa 130 pagine e attraversa ben 10 capitoli. È praticamente un decimo dell'intero racconto del Signore degli Anelli, considerando tutti e 3 i libri, quindi è una parte abbastanza lunga e importante della storia. E succedono diverse cose in più rispetto ai film. Tutto comincia comunque come nei film, con Frodo che decide di abbandonare la contea a causa dell'anello, e Sam origlia il discorso con Gandalf dalla finestra come nel film di Jackson. Però i preparativi sono molto più lenti come nel film di Bakshi e non come nella versione di Jackson. Gandalf consiglia a Frodo di partire in direzione di Gran Burrone e Frodo vende addirittura casa Baggins ai suoi parenti Sackville Baggins. Questo nel libro succede perché lui vuole fare in modo che la sua partenza dalla contea sembri una decisione scollegata da qualche altro evento improvviso. Infatti aveva già comprato una casa a Crifosso, cioè nell'est, per poi partire definitivamente da lì. Frodo aveva passato l'infanzia in quella zona, quindi era plausibile che volesse tornarci quando ormai Bilbo se n'era andato dalla contea da molti anni. Frodo parte diversi mesi dopo per Crifosso, dopo la festa del suo 50° compleanno. Sì, perché nei libri, come penso in tanti già sapete, Frodo ha 50 anni. Gandalf era partito un po' prima per andare da Saruman e non si presenta alla festa, una cosa che impensierisce Frodo.
quindi qui l'assenza sospetta di Gandalf avviene già nella contea. Frodo inizialmente lo aspetta un po', ma alla fine decide che è l'ora di partire. Nel libro Frodo viene aiutato nei suoi preparativi anche da altri 2 hobbit, oltre a Sam, Merry e Pipino, cioè Folco Boffin e Fredegario Bolgeri. Merry e Fredegario lo aspetteranno alla nuova casa a Crifosso, mentre Frodo, Sam e Pipino partiranno di nascosto da Hobbitville. Nel libro la prima parte del viaggio è proprio questo trasloco di Frodo tra le 2 case diverse. Merry e Pipino qui sono coinvolti fin dall'inizio, in questo il film di Bakshi è più fedele al libro. E proprio in questo punto c'è la famosa scena del Cavaliere Nero e nel libro sono solo Frodo, Sam e Pipino a incontrarlo. Sam sente un rumore di zoccoli e Frodo dice di togliersi dalla strada. Nel libro gli hobbit si accovacciano in un fosso e il Cavaliere Nero compare sulla strada. Agli hobbit sembra solo simile a un uomo incappucciato, non scende neanche da cavallo e annusa con un sibilo. Frodo tocca solo la catenella che tiene l'anello e il cavaliere se ne va quasi subito. Poi Sam dice che un cavaliere nero aveva fatto delle domande a suo padre prima e assomigliava a quello. Nel libro in realtà pochissimo dopo c'è una scena quasi identica con gli hobbit che si rifugiano all'ombra delle querce e il cavaliere che stavolta scende da cavallo e striscia verso di loro. Ma questa volta si sente il canto degli elfi e per questo il cavaliere se ne va. Ovviamente Tolkien è il creatore del Signore degli Anelli, quindi ha la maggior parte dei meriti per questa storia. Però in questa scena del cavaliere diventata iconica, secondo me i meriti vanno soprattutto al film di Ralph Bakshi. Nel libro queste apparizioni del cavaliere sono 2 scene cortissime rispetto al resto e anche praticamente identiche. È chiaro che nel libro Tolkien vuole dare fortemente l'idea che Frodo sia seguito, quindi ripete la scena, ma la cosa non va molto oltre. Gli eventi tra l'altro non risultano così terrificanti neanche per gli hobbit che decidono solo di evitare le strade. Invece nella versione di Bakshi e poi in quella di Jackson che l'ha ripresa da lui è il vero inizio del pericolo spaventoso che incombe su Frodo. È vero che anche nel libro il cavaliere fiuta, striscia e sembra quasi un animale, ma nel film di Bakshi trasmette veramente l'idea di un essere distorto, malvagio e molto poco umano. Nel libro gli hobbit vedono gli elfi dopo aver incontrato i cavalieri neri e rimangono lo stesso stupiti del loro splendore. Però non li vedono solo da lontano, anzi ci parlano e viaggiano con loro. Infatti questi elfi non stanno abbandonando la Terra di Mezzo come nel film di Jackson, anzi decidono di proteggere gli hobbit dai cavalieri neri per un tratto del viaggio. Sono guidati da un elfo chiamato Gildor che è stato tagliato da tutti gli adattamenti cinematografici. Effettivamente Gildor mette solo in guardia Frodo dai Cavalieri Neri senza rivelargli molto di più e dopo una notte passata insieme saluta gli Hobbit. Dopo aver parlato con gli Elfi e aver incontrato i Cavalieri, Frodo decide di lasciare del tutto la contea e decide che non passerà neanche un giorno a Crifosso. Solo a questo punto Frodo, Sam e Pipino raggiungono la fattoria del vecchio Maggot, che è quella che Merry e Pipino avevano derubato nel film di Jackson. In realtà nei libri era Frodo che da ragazzino andava a cercare i funghi nella sua proprietà. Peter Jackson ha adattato molto liberamente degli elementi di questa parte proprio in quella scena in cui Merry e Pipino si uniscono quasi per caso a Sam e Frodo. Nei film di Jackson Merry e Pipino partono molto di più rispetto al libro come delle spalle comiche e penso che sia per questo che vengono anche introdotti diversamente. Nel libro comunque il vecchio Maggot ospita gli Hobbit e gli racconta che anche lui ha ricevuto la visita di un cavaliere nero ma è riuscito a mandarlo via. Questa scena c'è pure nei film prima della partenza di Frodo, ma lì Maggot è spaventato dal cavaliere. Nel libro Maggot accompagna con un carro gli Hobbit al traghetto di Bacburgo e la scena è molto più tranquilla che nel film. Gli Hobbit pensano sì di essere seguiti da un cavaliere nero, ma in realtà si scopre che è Merry che gli è andato incontro con un pony. A differenza che nel film di Jackson, gli Hobbit salgono tranquillamente sul traghetto e solo quando sono arrivati sull'altra sponda del fiume notano la sagoma di un cavaliere nero. Tra l'altro Sam non aveva mai preso quel traghetto, quindi è qui per lui la soglia che lo mette definitivamente dentro l'avventura. Il discorso sul lasciare la contea e la nostalgia di casa è ripetuto molte volte nel libro, anche con Frodo che cita delle canzoni di Bilbo. Questo è reso abbastanza bene nel film di Jackson, mentre c'è nettamente troppo poco nel film di Bakshi.
Gli Hobbit poi arrivano effettivamente nella nuova casa di Frodo a Crifosso, dove li aspetta il quinto povero Hobbit dimenticato dai film, cioè Fredegario Bolgeri, detto Grassotto. Nella casa gli Hobbit si fanno un bagno, mangiano insieme, insomma c'è una lunga scena di vita quotidiana. Poi gli altri Hobbit qui rivelano a Frodo che avevano già capito che c'entrava l'anello di Bilbo con quella sua fuga, e che Frodo aveva intenzione di lasciare del tutto la contea. Nel film di Jackson è completamente diverso perché Merry e Pipino non ne sanno niente, mentre nel film di Bakshi c'è una scena simile subito dopo l'incontro con il Cavaliere Nero. Nel libro gli Hobbit pianificano di passare per la vecchia foresta il giorno dopo e solo Grassotto Bolgeri sarebbe rimasto indietro nella casa di Frodo facendo finta di essere lui. Questo serviva per ingannare sia la gente troppo curiosa della contea sia potenzialmente i Cavalieri Neri. Quella notte Frodo sogna anche il mare, che è un sogno premonitore del suo destino finale di lasciare la Terra di Mezzo e che non c'è in nessun film. La mattina dopo gli Hobbit si avviano con dei pony nella vecchia foresta e inizia la parte più famosa della fuga di Frodo dalla contea che non è stata mai adattata nei film. Nella vecchia foresta gli Hobbit rimangono presto disorientati e Merry e Pipino vengono intrappolati dal vecchio uomo salice. Lui forse è un ucorno, cioè un albero intelligente simile agli Ent. Nella versione estesa dei film di Jackson questa scena in realtà c'è, ma è stata spostata quando Merry e Pipino stanno nella foresta di Fangorn e lì vengono salvati da Barbalbero. Qui invece viene in loro aiuto il famoso Tom Bombadil che canta delle canzoncine ridicole. Tom Bombadil è in assoluto il personaggio più conosciuto tagliato dai film del Signore degli Anelli, quindi penso che quasi tutti già sapete chi è. Lui libera gli Hobbit dall'incantesimo dell'uomo salice con una canzone e poi li accompagna a casa sua. Qui conoscono anche sua moglie Baccador. Sia lei sia Tom Bombadil sono personaggi rimasti volutamente enigmatici fino a oggi e sembra che incarnino delle antichissime forze della natura. La parte nella casa di Tom Bombadil ha un'atmosfera proprio tra il sogno e il ridicolo con le canzoncine di Tom. E questo è il motivo che si sente quasi sempre per cui potrebbe essere stata tagliata dai film. Perché è un'interruzione troppo netta e strana rispetto all'atmosfera della fuga che c'è stata fino a quel momento, e anche una parte difficile da adattare e da interpretare. Gli Hobbit, mentre stanno ospiti da Tom Bombadil, perdono quasi la cognizione del tempo. Lui dimostra di avere un sacco di caratteristiche particolari. Dice di essere antichissimo, anzi il più antico, e le sue canzoni hanno poteri magici. La cosa più famosa di tutte è che si mette a giocherellare con l'anello di Frodo e se lo infila addirittura senza scomparire. Anzi, è lui che riesce a far scomparire per un attimo l'anello. Probabilmente è la scena più commentata del Signore degli Anelli che non compare nei film, perché dà l'idea che Tom Bombadil sia nettamente più potente di Sauron e del suo anello. Dopo un po' di tempo a casa di Tom, gli Hobbit ripartono per attraversare un luogo molto diverso e molto più inquietante, cioè le Tumulilande. Qui gli Hobbit vengono catturati da uno spettro dei tumuli, in una scena che è simile volendo a quella del vecchio uomo salice. Gli spettri dei tumuli sono degli spiriti malvagi controllati in qualche modo dal re stregone di Angmar, che è uno dei Nazgûl. Da un manoscritto di Tolkien sappiamo che lui immaginava che in questo caso il re stregone li avesse mandati appositamente per catturare Frodo. Lo spettro stesso usa un canto oscuro per tenerli intrappolati, mentre sempre Tom Bombadil viene a salvarli con il suo canto. In questa parte Tolkien ha inserito tantissimo l'idea del canto come magia che ha delle vere origini nella nostra storia reale, basta pensare al verbo italiano incantare. Infatti per Tolkien il canto è direttamente incantesimo e questo si vede bene anche in altre sue opere come il Silmarillion. Nel tumulo gli Hobbit hanno anche trovato i pugnali che invece nel film di Jackson gli dà Aragorn. Questa è una modifica abbastanza importante per la trama, perché quei pugnali erano stati forgiati apposta per combattere il re stregone di Angmar che è un Nazgûl. Per questo poi Merry, molto tempo dopo, riuscirà a ferire con quel pugnale il re stregone di Angmar quando lo affronterà insieme a Éowyn. Nei film questo collegamento si perde del tutto, anche se sarebbe stato complicato da spiegare perché include un riferimento al passato del re stregone di Angmar che nei film non viene molto approfondito.
Tom poi accompagna gli Hobbit per un ultimo tratto e nel libro è lui a consigliargli di andare al Puledro Impennato a Brea e non Gandalf. L'ingresso a Brea è praticamente uguale al film di Peter Jackson. Nel libro però l'atmosfera generale non è cupa come quella di Jackson, ma non è neanche spensierata come quella di Bakshi. Il Puledro Impennato sì è più accogliente, ma strane voci e strani personaggi si aggirano per il luogo. Tutti i film omettono Nob e Bob, che sono due garzoni che lavorano alla locanda e hanno un ruolo abbastanza marginale nell'aiutare gli Hobbit. Alla locanda Frodo è più cordiale e espansivo che nel film di Jackson, infatti comincia a parlare con altri avventori, poi nota Gran Passo e chiede chi sia, come succede nel film di Jackson. Nel libro però Gran Passo lo chiama anche a parlare, lo mette in guardia sulle strane persone che ci sono in giro prima ancora che sia successo qualcosa. Poi Pipino inizia a raccontare della festa di compleanno di Bilbo e Frodo ha paura che possa menzionare l'anello. In questo è più simile al film di Jackson, anche se si capisce qui pure perché Jackson ha deciso che Merry e Pipino non dovevano saperne nulla dei motivi di Frodo in quel momento. Infatti nel libro Pipino, anche se non viene presentato sempre come stupido, qui risulta abbastanza stupido a parlare di Bilbo pur sapendo bene tutti i retroscena del viaggio di Frodo. Anche se nel libro la paura che riveli qualcosa è più di Frodo e non dice direttamente il cognome Baggins a alta voce come nel film. Frodo comunque, per distogliere l'attenzione, decide di mettersi a cantare in piedi su un tavolo e quindi nel libro c'è anche la versione di Bakshi. Infatti nel libro Frodo beve e balla ma poi inciampa e scompare come nel film di Bakshi. Nel libro si spiega pure che prima stava giocherellando con l'anello in tasca, quindi c'è una spiegazione fisica un po' più sensata per come può essersi infilato l'anello quando è scivolato. È meno spettacolare ma è un po' più credibile rispetto alla scena bella ma decisamente improbabile del film di Jackson. Nel libro 3 personaggi, cioè un abitante di Brea scuro di pelle, un viaggiatore strabico e il guardiano del cancello di Brea, sono molto interessati a quello che è successo e escono dalla locanda. Nel film questi personaggi compaiono sempre come potenziali spie ma non fanno molto altro. Nel libro invece uno di loro ha un ruolo più importante e ha anche un nome, cioè Billy Felci. Felci va a avvertire insieme al suo compare strabico direttamente i Nazgûl. Nel libro infatti i Nazgûl non percepiscono il richiamo dell'anello tipo navigatore come nel film di Jackson, ma hanno bisogno di essere avvertiti in un modo molto meno soprannaturale. Nel libro, dopo che Frodo riappare, gli eventi sono simili al film di Bakshi. Gli avventori se ne vanno abbastanza confusi dall'accaduto e poi gli Hobbit si ritrovano Gran Passo in un salottino. La conversazione con Gran Passo è molto lunga e a un certo punto compare anche Cactaceo con una lettera di Gandalf lasciata al Puledro Impennato per Frodo. Nella lettera Gandalf gli consiglia di andare a Gran Burrone, gli conferma che ha mandato lui Gran Passo e gli dà pure un modo per verificare che sia il vero Gran Passo. Gli rivela il suo vero nome, cioè Aragorn, e gli dà degli indizi sul suo passato. Questo è un dettaglio che rende molto più credibile nel libro il fatto che poi gli Hobbit si fidino di Gran Passo, mentre nei film e soprattutto in quello di Jackson non è molto realistico che si fidino quasi subito di questo sconosciuto dopo essere stati inseguiti dai Nazgûl e essere stati immersi in una locanda potenzialmente piena di spie. Nel libro Aragorn poi fa vedere la spada spezzata come nel film di Bakshi, mentre nel film di Jackson Aragorn in questo momento non ha Narsil e questa è una famosa modifica rispetto ai libri del film di Jackson. Poi anche qui torna Merry che era uscito per conto suo e racconta di essersi imbattuto nei Cavalieri Neri come nel film di Bakshi. Qui però Merry li ha anche visti parlare con le spie che hanno rivelato la presenza di Frodo. Qui Merry era pure svenuto a causa dell'alito nero come nel film di Bakshi. Aragorn capisce che i cavalieri potrebbero convincere degli uomini di Brea a attaccare quella notte e che in tanti potrebbero ipotizzare dove siano le stanze degli Hobbit, quindi decidono di preparare l'inganno con i cuscini e passano la notte nel salottino sotto alle stanze più o meno come nel film di Bakshi. Nel libro i Nazgûl non arrivano per niente a Brea uccidendo il guardiano con il portone, anzi il guardiano che nel libro si chiama Harry fa la spia per loro. Eppure la famosa scena con i Nazgûl che entrano nelle camere, come vi accennavo all'inizio, è molto diversa e quella che abbiamo in mente dal film è sempre merito soprattutto di Ralph Bakshi.
E adesso vedremo perché. Infatti nel libro viene descritto un attacco dei Nazgûl alla casa di Crifosso, dove era rimasto come esca, se vi ricordate, Grassotto Bolgeri. Forse Jackson aveva ipotizzato di inserire questa scena, ma poi non è entrata nel film. Comunque, tornando a Brea, nel libro Aragorn e gli Hobbit trovano solo i cuscini squarciati la mattina dopo, ma non viene descritto direttamente l'assalto. Anzi, nel libro si lascia intendere che forse l'assalto non sia stato fatto nemmeno dai Nazgûl, ma proprio da gente di Brea convinta dai Nazgûl, come Billy Felci o l'uomo strabico che si sarebbero introdotti dalle finestre nelle stanze degli Hobbit. Invece Bakshi per primo probabilmente ha unito queste due scene, cioè quella della casa di Crifosso e quella di Brea, creando visivamente un attacco dei Nazgûl al puledro impennato che è molto più completo e inquietante di quello che leggiamo nel libro. Quindi pure l'idea dei Nazgûl al puledro impennato, volendo essere onesti, è più sua che di Tolkien. E Jackson anche qui ha apprezzato e ha ripreso l'idea, anche se si discosta un po' dal libro. Nel libro chi ha assalito la locanda ha fatto scappare anche i pony, quindi gli Hobbit devono comprare a caro prezzo il pony Bill. E devono comprarlo proprio dalla spia Billy Felci, che ha deciso di guadagnarci ancora dalla sfortuna degli Hobbit. Un po' della gente di Brea è venuta a sapere quello che è successo al puledro impennato e per un po' segue gli Hobbit e Gran Passo. Ma alla fine li lasciano in pace, così gli Hobbit e Gran Passo possono andarsene da Brea per andare a Collevento. E qui finisce pure la fuga di Frodo nel libro. Secondo me tutte e tre le versioni di questa parte sono veramente ottime e funzionano sia nel libro sia nei film. Però se vogliamo analizzarle bene in conclusione, ognuna ha anche i suoi punti di forza specifici e le sue debolezze. Tolkien rende la fuga di Frodo molto lunga e elaborata. È una scelta anche abbastanza rischiosa perché se non fosse una buona parte, essendo l'introduzione all'avventura, rischierebbe di non far proseguire i lettori. Invece è riuscito a costruirla così bene che poi funziona come un ottimo trampolino di lancio per tutto il resto, anche perché leggendo vogliamo subito saperne di più di Gran Passo, dei Cavalieri Neri, di dove sia finito Gandalf. Ovviamente la versione logicamente più completa e coerente getta tantissime basi per la storia che verrà sia a livello di personaggi sia nel world building. Chiaramente sarebbe impossibile da adattare in un film così com'è, quindi penso che hanno anche fatto bene Jackson e Bakshi a modificarla un po'. Perché per esempio Tolkien è molto più interessato a costruire la tensione con i Cavalieri Neri che seguono gli Hobbit o con le spie di Brea, però l'azione vera e propria non è il focus in questo punto della trama. Bakshi chiaramente ha il grande merito di aver costruito la presentazione dei Nazgûl, una presentazione che è rimasta indimenticabile fino a oggi. Infatti, come abbiamo visto, sia la scena degli Hobbit nascosti sotto alle radici, sia quella nella camera Brea sono delle idee più sue che di Tolkien. Volendo, Bakshi si mantiene poi anche più fedele al libro nella parte a Brea, anche se come punto di debolezza il suo film ha che poi non conserva la tensione creata dai Cavalieri Neri. Anzi, nel film di Bakshi sembrano quasi dei momenti isolati di inquietudine in mezzo a altri un po' troppo spensierati. Peter Jackson riprende il meglio di Bakshi per i Cavalieri, anche se i suoi sono leggermente meno disumani, e inserisce tantissima azione e tantissima rapidità che rendono veramente la sequenza della fuga di Frodo molto ansiogena. Quando si guarda il suo film si riesce quasi a sentire di essere inseguiti e braccati in ogni angolo come gli Hobbit. Certo, per ottenere questo risultato crea anche una sequenza meno realistica se uno ci pensa a mente fredda. Per esempio questo succede con il salto all'ultimo sul traghetto con l'anello che cade preciso sul dito di Frodo, o con il fatto che gli Hobbit si fidano quasi subito di Aragorn, o anche con i Cavalieri che sfondano direttamente il cancello di una città uccidendo il guardiano. Queste scene sono sicuramente meno credibili e più hollywoodiane, diciamo, rispetto sia alla versione di Bakshi sia al libro, anche se appunto servono per aumentare molto la tensione e il ritmo e alla fine funzionano bene. Ma fatemi sapere anche nei commenti le vostre opinioni sulle varie versioni della fuga di Frodo, se ne avete una preferita o se voi per esempio l'avreste adattata diversamente rispetto a quello che abbiamo visto nei film partendo dalla versione originale del libro. E io vi aspetto, come sempre, ai prossimi video.